Bentornati nella soffitta più sfiziosa del web, quella in cui i pomeriggi non sono mai noiosi, ma pieni di ricordi, curve generose e leggende della TV che oggi rispolveriamo col sorriso sulle labbra e gli occhi. Ben aperti! Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like se amate i nostri viaggi nel passato. E se vi viene in mente una protagonista che vorreste rivedere insieme a noi, scrivetelo nei commenti. E ora, sedetevi comodi. Oggi apriamo il cassetto dei ricordi per riscoprire una vera icona delle televendite, una donna che riusciva a venderti un anello d'argento e nel frattempo farti perdere la testa. Chi è? Ma ovviamente Emanuela Botto. Eh sì, perché prima che il web fosse invaso da influencer, OnlyFans e dirette su Instagram, c'era lei, Emanuela, la diva delle televendite, la regina del compri o non compri, con quella voce calda, gli sguardi maliziosi e quegli outfit che lasciavano davvero poco all'immaginazione. Eppure il suo stile era sempre giocoso, mai volgare, perfettamente studiato per tenerti incollato allo schermo. Altro che Netflix. Emanuela nasce a Genova, in una famiglia tutta al femminile. Mamma, nonna e zia. Una gioventù semplice ma non certo timida, perché lei si è sempre descritta come estroversa, sorridente e con la battuta pronta. Ma attenzione, dietro quella risata contagiosa si nasconde anche una donna forte e determinata. Pensate che è diventata mamma a 17 anni e a 21 aveva già 2 figli. Non proprio l'inizio più comodo per una carriera nel mondo dello spettacolo, eppure lei ce l'ha fatta. La svolta arriva quando conosce Ruben, erede di una nota famiglia di televenditori di gioielli. Emanuela entra così in quel mondo sfavillante di diamanti, smeraldi e telecamere. Ma non passa molto prima che il pubblico si accorga che sì, i gioielli brillano, ma è lei a farli luccicare davvero. Scollature audaci, minigonne da capogiro, capelli biondi impeccabili e un modo di guardare in camera che sembrava dire «guarda pure» e magari compra anche questo bracciale. Le sue apparizioni sui canali di shopping diventarono un vero cult, tanto che alcuni iniziarono a guardare le televendite solo per lei. E diciamocelo, anche se il prezzo dell'anello era fuori budget, il sorriso di Emanuela era un regalo gratis, tutte le volte. La voce correva sul web, i video si moltiplicavano e il mito cresceva. Blog stranieri la celebravano come la stella delle televendite italiane. Siti greci la definivano una mamma irresistibile con curve che meritavano un applauso. Addirittura un sito croato pubblicò un articolo su uno dei momenti più famosi della carriera di Emanuela. L'incidente in diretta. Eh sì, durante una televendita particolarmente movimentata, la spallina di un vestito cedette e per qualche secondo il pubblico vide più di quanto fosse previsto. Un attimo ed era già leggenda. Ma a differenza di tante meteore, Emanuela non era solo un bel viso. Aveva carisma, carattere e una presenza scenica che non si insegnano. Ogni diretta era uno show, ogni vendita diventava uno spettacolo. C'erano fan che la seguivano ogni giorno, registravano le trasmissioni, creavano raccolte online con i suoi momenti più indimenticabili. Un vero fenomeno pop, nato dalla TV di nicchia e diventato virale. Certo non è mancata nemmeno l'ombra. Nel 2016 Emanuela finì coinvolta, suo malgrado, in uno scandalo giudiziario legato alle vendite televisive della famiglia D'Anna. Fu arrestata con l'accusa di aver venduto gioielli di valore inferiore rispetto a quanto dichiarato. La stampa non perse tempo a ribattezzarla la Wanna Marchi dei gioielli, ma lei respinse ogni accusa, spiegando di essere solo una presentatrice e di aver agito in buona fede. Un momento difficile che avrebbe spento chiunque, ma non lei. E qui arriva il colpo di scena. Invece di sparire dai radar, Emanuela si reinventa. Cambia palcoscenico, ma non cambia stile. Apre un profilo sul famoso canale azzurro e conquista un nuovo pubblico. La stessa ironia, lo stesso fascino, ma con più libertà. E i numeri parlano chiaro. Centinaia di contenuti, migliaia di follower e una valanga di consensi. Un ritorno in grande stile, degno di una vera protagonista. Emanuela oggi continua a essere seguita, amata e soprattutto ricordata. Non ha mai recitato in film cult né calcato i palchi dei grandi varietà anni '80, ma è riuscita comunque a entrare nell'immaginario collettivo come una delle presenze televisive più seducenti degli ultimi 20 anni. La sua eredità è fatta di sorrisi, battute e abiti succinti, ma anche di determinazione, intelligenza e quella capacità di trasformare ogni diretta in un piccolo evento. Insomma, Emanuela Botto non era solo quella delle televendite.
Era ed è un personaggio a tutto tondo, che ha saputo affascinare, divertire e reinventarsi. Una diva del quotidiano che ha fatto sognare milioni di italiani con la semplicità di un sorriso e la complicità di uno sguardo. E voi? Ve la ricordate? Avete mai seguito una delle sue televendite? Avete mai pensato, non mi serve quel ciondolo, ma quasi quasi lo compro lo stesso? Scrivetecelo nei commenti. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdere nessuno dei nostri viaggi tra le icone più affascinanti della TV italiana. E se avete una regina della memoria da proporre per la prossima puntata, sapete dove scriverlo. Alla prossima e mi raccomando, occhio agli anelli ma soprattutto agli occhi di chi li vendeva.